Voi chi è che vi dice quello che dovete fare? Per chi lavorate? Per questa ditta qua. E come si chiama questa ditta qua? Ha capito noi chi siamo, sì. Ma lei... Siamo... Io sono Vincenzo Di Nucci, tecnico della prevenzione della ASL. Ci fate capire un attimo com'è la situazione di questo cantiere, per favore? È la ASL, ci apre per cortesia? È il capocantiere? Scene di ordinari controlli nei cantieri italiani. Qui siamo vicino Roma. Con una telecamera nascosta abbiamo seguito le ispezioni di alcuni tecnici della ASL. Dove si sale sull'impalcato? Non capisco bene come è fatto l'accesso a questo impalcato. C'è la USL. Esatto. Da qua, Mario. Sì. Vabbè, facci da me. Queste scalette sono tutte un Ma po'... lei i documenti ce l'ha tutti qui? Libro matricola, registro infortuni, piano operativo di sicurezza. Ma lo sai che i documenti sono stati? Lo so che i documenti sono stati cantiere. C'è stato fino a dentro a Fulmino, c'è stato Qui fino che a c'è 4 adesso? giorni. Niente. Nessun documento. Anche qui, lo vedi? 1300 morti, 30.000 invalidi permanenti, 1 milione la cifra totale degli infortuni nel 2006. In Italia di lavoro si muore. Qui c'è sta un po' un vuoto. Anche qua. Mario, manca qualche parapetto qua, lo vedi? Qui è vuoto. Sì, lo chiudiamo subito. Qui dovete coprire assolutamente. Quindi tutte le aperture che danno sul vuoto vanno immediatamente aperte. Concorrenti. Uno dei settori più a rischio è quello dell'edilizia. Lo scorso anno nei cantieri italiani hanno perso la vita più di 280 persone. I ferri di ripresa? Allora, o ci mettete delle tavolette per, o ci mettete i funghi cappellotti sopra. Ma qui non è prevista l'installazione di una gru, no? Ah, ecco. Se non la volevamo attaccare addosso. Apposta, perché siccome vedo che qui ci sono i cavi dell'alta tensione, ha visto mai che uno decide di fare una operazione improvvida? Tocca guardarlo bene sta cosa. Perché questo, vedi, passa proprio dentro il cantiere. È alto, ma sai, quando sbracciano con l'autopompa arrivano sotto i 5 metri. E stavo facendo... A distanza, fa vedere? Ma che ci mette di stocchi? Io ho No, lavorato ma così non va bene, Mario. Questi sono più di 20 centimetri. Sì, sono 25. Passa, scusa Mario, fammi vedere un attimo. Sono più di 20 cm. Fammi vedere. Vedi, la distanza è più di 20 centimetri. C'è 1 metro? Sì. No, è di più, glielo dico io, è 30. Vedi, Però non va bene. Allora Allora fai in tonica adesso. Però così non va bene, ci vuole il parapetto interno. Qualche palanca di queste vecchie che sono mezze rotte, facciamoci direttamente al fuoco. Vedete lì? Lavora a te a 2 metri. Non so che lavora a 2 metri, ma quando sono rotte si buttano. Qui abbiamo lo stesso problema. Tra l'altro questo, vedo che qui ancoraggi non ce n'è. C'è. Ma che c'è? Venga qua. Non è attaccato al muro. No, sempre più di 20 centimetri. Da qui a lì giù quanti metri sono? Da quelli giù sarà 7 metri, 6 metri e mezzo. 7,50, qui è alto? 4 metri. 7 per 4, 28 sono più di 30 metri, quindi ci vogliono almeno 2 ancoraggi. Perché uno ogni 20 metri, qui abbiamo superati. Giusto? Sono più di 20 metri quadrati di ponteggio. No, adesso... Allora, a me sta bene qui quando lei mette queste cavalle qui così che c'hanno il coso. Queste invece così non vanno bene perché devono essere inchiodate, ferme. Perché... no, scusi, Esatto. Tra l'altro qui, perché qui... Queste qui dopo non arrivavano quelle del ferro. Sì, ho capito, così non va bene. Queste non vanno bene. Così. Qui, così non va bene. Per salire al piano di sopra, sul tetto, dove si passiamo? Dalla scala. Dove? Ah! Bella questa, Questo è l'accesso. Qui devo farla. Prego, prego. Come devo fare? Non lo so, però non mi sembra... Sembra una scala. Ma sembra quello lì, come le raccogliamo? Va bene. Tieni la scala sotto. Almeno legarla qui, no? Che dice? E poi questa dovrebbe uscire almeno 1 metro sopra. Ce l'ho già, però l'ho levato per fa salire perché Attenzione. Attento. Ok. Mario, attento lì.
Cioè per passare sul coso passa da qua. Non è un po' troppo... Da qua, da là, sono i lati che passano. Ho capito, ma insomma questo ponteggio mi sembra un po'... St'accesso si poteva fare un po' meglio. Non pensa? Io devo mettere un tacchetto sotto, che gli levo la flessione. Certo. La palanca è sicura, vedi, quello che passa se piega ho capito. Insomma, già però sono due, questo è molto. Questa se... dopo 10 minuti. Per favore attenti qui perché se scivoliamo ce ne andiamo direttamente di sotto. No, Sì, lì c'è il buco che uno parte, se casca qui, scivola, arriva in fondo. Allora, sull'ultimo parapetto dell'ultima cosa, quando facciamo il tetto così, primo, un corrente in più e secondo, qui ci mettiamo una rete, perché se uno scivola da qui, passa in mezzo ai correnti e finisce direttamente di sotto. C'ha ragione, ma pure noi dobbiamo poter lavorare. Sì, ma basta metterci la rete rossa, una rete... Sì, ce l'ho poi, ce l'ho quella bianca. Ci deve mettere la rete intorno all'ultimo parapetto, se no lo deve far pieno. Adesso si mette la canale qua, e poi dalla canale là ci mette una tavoletta. No, lei lo deve mettere prima dalla canale, prima, ora, subito. Noi facciamo la sanzione e diciamo, il contravventore ha l'obbligo di fare immediatamente qualcosa per rimuovere la situazione di non conformità. Siete tutti dalla stessa ditta? No, io sono assunto da un altro. Ci lavoro assieme con... Mi faccia capire, lei è di una ditta, ma è la sua? No, è No, indipendente. io sono indipendente, sì. E invece gli altri? E gli altri sono di un'altra ditta che fanno un lavoro. Lei fa solo il muratore, ma poi tutti e due lavorate per un'altra ditta che sta ancora più su? Chi? Sì. Buongiorno, ma da dove passate? Le scale qui non si vedono, lì non si vedono. Ma dove si passa per andare sopra? Buongiorno. Sono Vincenzo Dinucci, un tecnico della ASL. Con che ditta lavori? Non parlo italiano. Non parli italiano? No. E quando qualcuno ti dice qualcosa, qualche ordine, come fai? Intendete? Chiamo un qualesso, traduco per non spiego. Ho capito, ma qui non c'è nessuno che poi parla italiano. Quando qualcuno ti deve dare un'informazione, come fai per capirla? Sai leggere l'italiano? Non credo. No, Ah, ecco. no italiano. Va bene. Dove passi per andare sopra? Fammi vedere. Chiama qualcuno che parla italiano. Ah, ecco. Mi dica, di nuovo paziente. Per che ditta lavori? Pure lui? No, lui ha lavorato. Un'altra ditta? Sì. E lui? Sempre quello dove lavora lui. Ma quante ditte ci stanno qua dentro? No, io sono prestito perché... Cioè, voi per salire su questo ponteggio dove passate? Scendiamo sul balcone là, così, là. Sul balcone dove? Al di là. Al di là. Mamma mia, guarda questi che stanno a fare lassù. Tutti giù coi documenti. È un responsabile del cantiere, per favore, chiamate. Se non si sa chi fa che cosa, quali sono le responsabilità, chi deve intervenire per mettere a posto quella non conformità, diventa difficile attribuire anche le responsabilità che in questo caso, siccome sono responsabilità di tipo penale, sono personali e non sono trasferibili. Ci sei? Ecco, questo è l'accesso al ponte. Da qua? Ma la cosa più è qua. Attenti, non vi fate male. E questa è la postazione del lavoro attuale, con una palanca appoggiata così, un'altra cosa appoggiata colà. In queste condizioni qui non si può continuare a lavorare certamente, perché non c'è nessuno che sa per chi sta lavorando, quello che deve fare, da chi deve prendere ordini e non è neanche in grado di capire l'italiano, quindi è una situazione che così non può rimanere. Quindi si chiude il cantiere, si vedono tutti i pezzi di carta, voi ci portate tutto, tutti i datori di lavoro, vediamo se è tutto regolarizzato e poi dopo si chiederà il dissequestro e vediamo come va a finire, perché così non si... Quindi ragazzi, se volete iniziare a prendere le cose che ci avete, perché qui adesso chiudiamo.